Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina che a tavola con Silvia. Ragazzi, quest'oggi vi faccio una ricetta di una sorta di pan brioche, veramente molto delicato, al burro, sfogliato. Allora, andiamo subito con gli ingredienti. Scusate, abbiamo bisogno di un uovo intero. Scusa, mi sono spostata, pardon. 40 grammi di zucchero, 150 ml di latte tiepido, poi abbiamo bisogno di 3 grammi di lievito in polvere, più o meno un cucchiaino raso, da caffè mi raccomando, 300 grammi di farina, io uso solo questa, da oggi in poi, da un bel po' di tempo uso solo questa perché soprattutto per i grandi lievitati, ragazzi, è eccezionale. E ho trovato tra l'altro lievito secco sempre della stessa marca che è fantastico. Poi 3 grammi di sale, burro, quanto? Ve lo dico subito. Allora, prima ci vogliono 40 grammi di burro da mettere nel primo impasto, poi burro a piacere per sfogliare l'impasto e gli ho detto la farina, vero? Sì. Ok, Ah, 40, 300 grammi 300 di grammi di farina. farina. Allora, detto questo, andiamo ad iniziare. Tolgo l'anello, eccoci qua. Prima di tutto dobbiamo mescolare, ecco, io ho il mio ciotolone da impasto fresco. Dobbiamo mescolare il latte con il lievito, quindi come vedete un cucchiaino raso da caffè. Saranno 3 grammi e mezzo più o meno, cioè voglio dire non è quello, ok? Metto il latte tiepido, voilà. Metto lo zucchero che attiva il lievito e metto anche l'uovo, se si rompe. Questi hanno la buccia veramente molto tosta, devo dire, la buccia, la coccia, chiamatela come volete, Il guscio. il guscio, l'involucro. Prendo una frusta di plastica e vado ad unire il tutto. L'ho presa di plastica così faccio meno rumore possibile. Infatti non si sente niente. No, ho detto meno rumore possibile, Ecco. non ho detto che non faccio rumore. Sempre lì a puntualizzare, sempre. Mescolo per bene, fino a che non vedo che il lievito si è sciolto e ci rivediamo qua tra un attimo. Eccolo qua, ho messo già i 300 grammi di farina, io uso, ripeto, sempre quella, e adesso a Con le mano, sì, andiamo ad impastare, ok? Si appiccicherà un pochino, ma è normale. Se vedete che è un pochino troppo morbido, potete aggiungere un cucchiaio, 2 cucchiai di farina. Che consistenza deve raggiungere? Deve essere un panetto un po' appiccicoso, però deve essere comunque un panetto abbastanza consistente, ok? Poi ci vuole un po' per impastarla a mano, con la planetaria è tutto diverso, ma scusate, non tutti hanno la planetaria e quindi ho pensato che sarebbe stato il caso di farla in questo modo, di farlo. Quindi ecco qua, metto un altro cucchiaio di farina, andiamo a pulire le mani che metà dell'impasto è rimasto sulle mani. Ecco qui. E continuo ad impastare. Questa mi sa che è la consistenza. Esatto. Cioè, è normale che all'inizio appiccichi, perché comunque c'è anche lo zucchero, c'è il latte tiepido e quindi tende ad ammorbidirsi troppo, ma poi vedete ho aggiunto forse mezzo cucchiaio di farina e non ce n'era forse neanche bisogno, guardate.
bastava raccoglierla dalle pareti in realtà. Ecco, ci siamo quasi, più impastate meglio è. Vedete? Appiccica un po' ancora, però va bene così, è sodo, ok? Quindi questo adesso lo copriamo e lo lasciamo a riposo così per 20 minuti, mezz'ora al massimo. Ci rivediamo qua. Voilà, ha riposato 20 minuti, è cresciuto leggermente, ma ovviamente non doveva crescere moltissimo. E adesso andiamo a mettere i 40 grammi di burro che io ho lasciato già fuori, vedete? Ecco, mi raccomando, questo è importante, deve essere molto morbido. Ci siamo quasi. Gli altri ci serviranno per sfogliarlo. Voilà, metto anche il sale. E vado ad impastare prima all'interno della ciotola e poi un pochino sul piano di lavoro. Devo far assorbire tutto quanto il burro. Allora, fate questo movimento che è quello più semplice per far assorbire il burro, cioè è come se tiraste la pasta lontano da voi. Continuate così fino a che il burro non si sarà completamente assorbito. Eccolo qua, il nostro burro è totalmente assorbito, vedete? A questo punto facciamo una palletta e la rimettiamo a riposare un altro 20 minuti coperta. A dopo. Allora, adesso dobbiamo controllare se fa il velo. E infatti, guardate, lo fa. Eccolo. Ok. Prendiamo la nostra pasta, mettiamo appena un pochino di farina sotto e sopra, pochissima, e andiamo a stendere con il mattarello. Facciamo un bel rettangolo grande, mettiamo anche la farina se no si appiccica. Voilà. Vedete com'è bella elastica questo pezzettino? Via, ok, pezzettino di pasta in più. Quindi tutto lavorato a mano. Tutto lavorato a mano. Facciamolo sottilissimo, ragazzi. Ok, lo facciamo tutto? Sì, esatto. E ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. A questo punto sciogliamo il burro con le mani, in questo modo, e lo andiamo a pennellare su tutta la superficie, cercando di distribuirlo bene. Quanto? Ve lo dico subito. Allora, 40 grammi li abbiamo messi nell'impasto, questi erano 180 grammi, quindi 70 grammi nella prima spennellata, diciamo, e 70 grammi nella seconda che andremo a dare tra poco. Quindi per tutta la sfoglia? Esatto. Allora ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Eccolo qui, abbiamo messo il burro su tutto il rettangolo. Questo pane, oltre ad essere buonissimo e anche molto coreografico, ha anche una caratteristica fantastica, fa le mani morbidissime perché a forza le mette burro. Ok, adesso facciamo una piega a 3.
in questo modo e l'andiamo a stendere di nuovo con il mattarello fino a formare di nuovo un rettangolo più o meno. Ci vediamo tra un attimo. Ecco qui, il rettangolo ovviamente deve essere più piccolo del precedente. Spennelliamo tutto l'altro burro. Io vi consiglio, anche se l'avete tenuto fuori dal frigo, di tenerlo un pochino sulle mani, che a questo punto con tutto questo impastare saranno bollenti, in maniera che si scioglie bene e potete stenderlo senza fare dei buchi. Una volta spalmato tutto facciamo lo stesso lavoro di prima, sempre No, una volta spalmato tutto dobbiamo arrotolarlo su se stesso. Ok, Quindi ci vediamo tra un attimo. Ok, abbiamo messo tutto il burro, a questo punto andiamo a rotolare su se stesso. Mi raccomando, non come faccio io, no, nel senso, voi fatelo bene. voi fatelo bene, con molta grazia e pazienza, cose che a me proprio sono sconosciute. Lei inizia con grazia e pazienza Sì, e e poi poi- gli dà una schiccara e lo arrotola. Ah, che poi io faccio sempre il verso al contrario, bisognerebbe farlo da questo verso qua, ma io niente, non ce la posso fare. Si ricorda dopo. No, no, non è che mi ricordo dopo, mi rimane più comodo così, ecco, semplicemente. Vedete, sta già andando più veloce. Intanto riemarginate il rotolo mentre arrotolate, spingete le estremità, significa, io sono un po' così. C'entrerà dentro il pentolino? Sì, sì, faccio in maniera di farcelo entrare, anche perché adesso va fatta a fette. Ah, perfetto. Ok? Ok, adesso dobbiamo prendere un coltello che taglia e quindi io lo vado a cercare perché come sapete E se ci mi vediamo tra seguite poco. ci vediamo tra poco. Eccoci. E adesso tagliamo tutte le rotelle, diciamo, della distanza di 2 dita, più o meno. Fino ad arrivare alla fine. Esatto. Preparate intanto una teglia imburrata. Io uso questa perché mi piace dare il motivo a questa, cioè nel senso creare questa cosa qui dentro, questo pane, ma se volete potete tranquillamente metterlo dove volete, insomma, A tra poco. a fra poco. Ora che li avete tagliati in questo modo, li tagliate a un dito di distanza. Ve l'ho fatto fare perché così è più semplice e vi regolate bene con la quantità, ok? Se si acciaccano un po' non succede niente perché tanto vedete è talmente elastico che torna su. Questo era acciaccato invece è tornato già su, già sta rilievitando, guarda, guarda, col calore delle mani poi più lo sfogli e più scusate, lievita facilmente. Ok, le facciamo tutte e poi lo distribuiamo nella teglia a nostro piacimento, ma ovviamente ve lo faccio vedere. Ecco qua, io lo sto già sistemando. Non dovete metterli proprio attaccati, perché questi poi lieviteranno e dobbiamo dargli un senso. Una volta messi tutti al forno, No, una volta messi tutti facciamo lievitare per circa un'ora, un'ora e mezza, dipende sempre dalla temperatura di casa, devono raddoppiare, poi lo vedete, ve ne accorgete, insomma. E quindi ci rivediamo una volta lievitati. Eccoci, è stato un pochino di più di un'ora, è stato un'ora e 20 minuti, ok? Quindi comunque voi dovete raggiungere il raddoppio. Se a casa vostra fa caldo e raggiungete il raddoppio in un'ora come dovrebbe essere, va bene, a casa nostra si gela e di conseguenza ci vuole di più. Ok, adesso come vedete ho unito un cucchiaio di latte con un tuorlo d'uovo e vado a spennellare tutta la superficie.
ho acceso già il forno, così mi arriva a temperatura 170 gradi, per circa 25 minuti, poi dipende dai forni perché magari al vostro bastano 20 minuti. Visto che fuori fa caldo. Esatto, oppure ne servono 30, quindi più o meno. Comunque ve ne accorgete che è cotto perché la parte superiore diventa bella dorata di un color biscotto. Il forno come deve essere? Forno statico. Forno statico. Forno statico. E quindi ci vediamo tra una mezz'oretta. 25 minuti. Guardate che spettacolo! L'abbiamo tolto dalla teglia e vi voglio far vedere la sfogliatura che un pochino è rimasta qui attaccata. È bellissimo. Ma c'è un profumo di burro, ragazzi, che non potete immaginare. Non voglio neanche tagliarlo. No, ve lo faccio vedere aperto. Vale la pena, guardate. Guardate. Ecco, ne prendo uno e vi faccio vedere come ha sfogliato. Guardate. Scusate, parlo a bassa voce perché sono entusiasta di questo capolavoro. Guardate. Che ne dite? Ecco, sapevo io che arrivava l'ospite. È buonissimo. Ci credo, assaggia anch'io. Ragazzi, provate a fare questo pane che è fantastico. Madonna, è buonissimo davvero. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.